Ok, partiamo subito con la nostra mattonella e il nostro uncinetto numero 5. Vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo con una maglia bassissima nella primissima catenella che ho fatto in questo modo. Faccio 3 catenelle, entro, carico il filo ed entro dentro l'anellino che ho creato e faccio una maglia alta. Ora le 3 catenelle che ho fatto all'inizio mi sostituiscono la prima maglia alta, quindi sono già a 2, devo arrivare a un totale di 16 maglie alte, quindi 3, 4, 5 e arrivo a 16. Fatte le mie 16 maglie alte, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho realizzato per alzare il lavoro. Tiro il filo di dietro in modo da chiudere bene e parto con 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, più 2 catenelle che sono 2 catenelle di separazione, carico il filo e nello stesso punto vado a fare una maglia alta. Carico il filo, salto un punto di base, in quello successivo entro e faccio una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta dentro allo stesso punto, quindi il punto V sostanzialmente. Carico il filo, salto una maglia di base, entro in quella successiva, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Di nuovo carico il filo, salto un punto di base, mi sposto nel successivo, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. In questo caso dovremo avere alla fine del giro 8 spazi a forma di V, quindi 8 V. Questo perché andremo a fare poi 8 punte e quindi iniziamo già a imbastire. Ovviamente essendo partiti da una base di 16 maglie alte e il punto V in questo caso, dovendo saltare un punto tra uno e l'altro, ci occupa 2 punti di base, è naturale che alla fine avremo i nostri 8 punti V. Sono arrivata alla fine, salto l'ultimo punto di base e chiudo nella terza catenella, quindi non all'inizio ma nella terza, perché così teniamo le 2 catenelle di separazione. Entro e faccio una maglia bassissima in questo modo. A questo punto mi sposto con un'altra maglia bassissima all'interno della prima V che trovo, faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e altre 2 maglie alte, tutte dentro allo stesso punto V, quindi allo stesso spazietto che abbiamo creato nel giro precedente. Vedete, 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Carico il filo, mi sposto direttamente nel buco successivo, quindi questi punti qua li salto totalmente. Di nuovo maglia alta, 3 catenelle, scusate, e 2 maglie alte e proseguiamo tutto il giro in questo modo, quindi facendo 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte in ciascuno dei punti V del giro precedente. Sono arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro, in questo modo. A questo punto devo spostarmi di nuovo nell'archetto, quindi entro nel punto successivo, faccio una maglia bassissima,
entro nell'archetto e faccio una maglia bassissima, 3 catenelle, mi sostituiscono la prima maglia alta, altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3, prendo un po' di filo, 3 catenelle e 3 maglie alte, tutte dentro lo stesso archetto del giro precedente. A questo punto, senza caricare il filo, senza fare niente, salto direttamente tutti questi punti, carico il filo, entro nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 2, 3 catenelle, prendo un po' di filo e 3 maglie alte. Di nuovo carico il filo, salto tutti i punti di base, entro direttamente nell'archetto successivo, 3 maglie alte, 2 catenelle, scusate, 3 catenelle e 3 maglie alte. Proseguo tutto il giro con questa lavorazione. Vi ricordo, se vi piacciono i miei tutorial, di iscrivervi al canale per non perderne neanche uno, di lasciare il like e eventualmente dirmi se vi è piaciuto nei commenti o anche mandarmi le foto delle vostre mattonelle e dei vostri lavori. Quindi procedo con questa lavorazione. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per alzarmi. A questo punto di nuovo devo spostarmi dentro all'angolo, quindi nella maglia successiva faccio una maglia bassissima, in quella successiva ancora maglia bassissima, entro nell'archetto, maglia bassissima. A questo punto 3 catenelle per alzare il lavoro che mi sostituiscono la prima maglia alta, vado a fare altre 3 maglie alte nello stesso punto, nello stesso archetto, quindi avremo un totale di 4, 2 catenelle e 4 maglie alte, 1, 2, 3, i 4. A questo giro non passeremo direttamente nell'altro archetto perché lo spazio è diventato un po' troppo, ma facciamo semplicemente una catenella. Carico il filo ed entro nell'archetto successivo e faccio 4 maglie alte, 2, 3, 4, 2 catenelle e 4 maglie alte, tutto dentro allo stesso archetto. 3, 4, una catenella e mi sposto in quello successivo. Ok, sono arrivata all'ultimo punto, faccio la mia catenella e chiudo nella terza catenella di avviamento che abbiamo realizzato. A questo punto sono pronta per tagliare il filo chiaro. Faccio una maglia bassissima e chiudo. Ok, quindi adesso possiamo passare al cambio colore. Quindi prendo il mio cappietto del colore scuro. Noi abbiamo finito in questo punto nel giro precedente. Mi sposto di 2 punte in modo che poi potrò lavorare inglobando dentro il codino e mi metto col mio cappietto dentro all'angolo, quindi partiamo da un angolo e anche come punto
inizieremo da uno dei 4 angoli che andremo a creare. Ovviamente, avendo 8 punte, andremo alternati. Questo punto avrà l'angolo, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no, in modo da creare 4 angoli e trasformare queste 8 punti in un quadrato. Quindi faccio passare il mio cappio, faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta e un'altra maglia alta. Lavoro inglobando dentro il cordino, così poi lo dovrò solo tagliare. A questo punto faccio 3 catenelle, carico il filo e sempre dentro l'archetto faccio altre 2 maglie alte. Poi procedo facendo una maglia alta dentro ogni maglia alta. Quindi entro e faccio la mia maglia alta. Entro nella maglia successiva e faccio un'altra maglia alta. Entro nella maglia successiva e faccio un'altra maglia alta. Entro nella maglia successiva e faccio un'altra maglia alta. Ora il codino lo possiamo togliere, tanto è stato fissato. Ci troviamo in questo punto, non entriamo dentro alla catenella, ma dentro all'arco, in questo modo, e facciamo una maglia alta. A questo punto ci troviamo nella punta che deve diventare piatta, quindi andremo a fare 2 maglie alte nelle 2 maglie successive, quindi una e 2. Dopodiché carico il filo una mezza maglia alta nel punto successivo, quindi chiudo tutte e 3 le asole insieme e quindi vado ad abbassare un po' il punto. Nella maglia successiva faccio un punto basso, in questo modo. All'interno della punta dell'archetto entro e faccio una maglia bassa. Nella maglia successiva entro e faccio una maglia bassa. Carico il filo nella maglia successiva, entro e faccio una mezza maglia alta e ricomincio ad alzare. Carico il filo e faccio 2 maglie alte, 1 e 2. Sono di nuovo nell'arco fatto da questa catenella, entro dentro l'arco e faccio una maglia alta. A questo punto ci troviamo di nuovo in una punta che dovrà mantenere l'angolo, quindi normalmente entro e lavoro maglie alte dentro ogni maglia successiva. Vedete, qua abbiamo il codino del giro precedente, lo inglobiamo, così poi dovremo solo tagliarlo. Quindi faccio tutte le maglie alte fino all'angolo. Una volta arrivata all'angolo, entro dentro l'angolo e faccio anche qui 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte, tutte dentro lo stesso archetto. Quindi qua va fatto l'angolo, in questo modo. Di nuovo ripetiamo maglia alta sopra ogni maglia alta. Prendo un po' di filo, arriviamo alla nostra catenella separatrice, entro dentro l'arco e faccio una maglia alta. Di nuovo siamo in un angolo che deve diventare piatto, in una delle punte che deve diventare piatta, quindi faccio 2 maglie alte nelle 2 maglie successive, una mezza maglia alta, una maglia bassa, entro nella punta, una maglia bassa, nella maglia successiva una maglia bassa, in quella successiva ancora una mezza maglia e di nuovo nelle 2 successive 2 maglie alte. Di nuovo l'archetto, entro e lavoro una maglia alta.
e di nuovo adesso avrò una delle punte che deve conservare l'angolo. Quindi procedo con questa lavorazione fino a quando non avrò lavorato tutte le punte. Vedete? Adesso questa di nuovo, 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte e procedo in questo modo. Vedete che si sta iniziando a configurare la forma quadrata. Vedete, sono quasi arrivate alla fine, ci riagganciamo all'angolo che avevamo iniziato all'inizio. Quindi ho le mie maglie alte e faccio una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro. A questo punto faccio di nuovo 3 catenelle e il giro sostanzialmente rimane uguale. Quindi io entro e faccio la mia maglia alta, entro nell'anello dell'angolo e faccio 2 maglie alte. Questa volta farò 2 catenelle di separazione invece che 3 e 2 maglie alte. E poi procedo, dove trovo maglia alta, realizzo la maglia alta. Vedete qua ho le mie maglie alte e procedo facendo tutte maglie alte. Dove poi incontrerò la mezza maglia alta farò la mezza maglia alta e così procediamo. Qua tutte maglie alte. In questo modo definiamo ancora meglio la figura quadrata. Ok, questa è l'ultima maglia alta che trovo. Vedete che sotto io poi trovo una mezza maglia alta, quindi entro e faccio la mezza maglia alta. Dopodiché ho 1, 2, 3 maglie basse, quindi entro, maglia bassa, entro, maglia bassa, entro, maglia bassa. Ho una mezza maglia alta, quindi entro e faccio la mia mezza maglia alta e di nuovo maglie alte fino all'angolo. Procediamo in questo modo fino alla fine del giro. Quindi di nuovo poi arriveremo all'angolo. Due maglie alte dentro all'angolo, 1, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutto dentro lo stesso angolo. Vedete come si definisce? Sono arrivata alla fine, quindi faccio la mia maglia bassissima all'inizio della catenella che ho fatto nel giro precedente, cioè all'inizio del giro. La fine della mattonella è molto semplice, andiamo a definire, faccio una catenella per alzare il lavoro e semplicemente faccio un giro di maglie basse, quindi su ogni punto ci sarà una maglia bassa e nell'angolo andremo a fare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa tutta dentro all'angolo. Dopodiché procedo in ogni punto con maglia bassa, molto semplice, ma un giro di rifinitura poi fa la differenza nella precisione del lavoro e nella pulizia del lavoro. Grazie per avermi seguita e ciao!